Passiamo oggi a mettere luce su un'altra questione, perché non usciamo da una cosa e entriamo in un'altra. Ancora non si è capito che cosa succederà in Venezuela, che già si preannuncia un altro conflitto regionale, questa volta molto più intrigante, molto più interessante, ma anche molto più preoccupante. E qua se devo sempre aggiustare il cavalluccio, speriamo di uscire bene in camera. Allora ti dicevo, entriamo in una questione più preoccupante perché ci toccherà da vicino, cioè il tema della Groenlandia, che Trump ha detto o con le buone o con le cattive ci prenderemo la Groenlandia, e non ha escluso l'intervento armato. E qui ragazzi il gioco si fa pesante, perché non si tratta del Venezuela o di un'altra dittatura delle banane, parafrasando Woody Allen, ma si tratta niente di meno che di suolo europeo, che ci tocca da vicino. Addirittura qualcuno ha detto che si può dissolvere la NATO se ci sarà un conflitto. Ma passiamo a vedere le cose in dettaglio. L'ho chiesto all'intelligenza artificiale, è inutile che vi dica, sono miei appunti. Allora, innanzitutto ciao Gun Blood Scissor e ciao a tutte e tutti voi. L'amministrazione Trump sta attualmente discutendo attivamente la possibilità di acquistare la Groenlandia dalla Danimarca, citando ragioni di sicurezza nazionale. Tuttavia, sia la Groenlandia che la Danimarca hanno ripetutamente e fermamente respinto l'idea, sottolineando che l'isola non è in vendita. La situazione ha creato tensioni tra gli alleati NATO. Contesto e sviluppi recenti. Proposta di acquisto. Il presidente Donald Trump ha ribadito il suo interesse ad acquisire la Groenlandia, ricca di risorse, sin dal suo primo mandato nel 2019, e l'idea è stata riproposta attivamente da quando ha iniziato il suo secondo mandato nel gennaio 2025. Mi raccomando, ditemi cosa ne pensate dell'argomento, scrivetelo qua sotto nella chat, nei commenti, condividete questo video affinché anche altri possano dire la loro, e soprattutto mi raccomando, aiutatemi, supportatemi con super chat, sticker, abbonandovi, regalando abbonamenti e soprattutto comprando super grazie. In questo modo mi aiuterete a andare avanti e comprarmi un cellulare migliore di questo Motorola Moto E7 e-Power, che ormai si congela. Ieri nel fare una premiere in spagnolo ho avuto difficoltà. Risposta della Danimarca e della Groenlandia. I leader danesi e groenlandesi hanno liquidato la proposta come assurda. Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha avvertito che qualsiasi mossa unilaterale contro la Groenlandia, inclusa un'eventuale azione militare che l'amministrazione Trump non ha escluso, potrebbe portare alla fine della NATO, cosa che io vi avevo detto, no? Posizione USA. La Casa Bianca ha confermato che l'opzione militare è sempre sul tavolo come misura di sicurezza nazionale, sebbene la diplomazia rimanga l'opzione preferita. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma un incontro con i funzionari danesi la prossima settimana per discutere della questione. Contesto europeo. I leader europei hanno espresso preoccupazione per le minacce statunitensi, ribadendo che la sicurezza nell'Artico è una questione che riguarda congiuntamente gli alleati NATO. Indipendenza della Groenlandia. Alcune fazioni politiche in Groenlandia, come il partito di opposizione
Nalerach hanno suggerito che l'isola dovrebbe tenere colloqui diretti con gli Stati Uniti sull'indipendenza dalla Danimarca per garantirsi maggiore autonomia e investimenti, pur restando all'interno delle normative legali che richiedono il consenso di entrambe le parti e della popolazione groenlandese per un trasferimento di sovranità. Quindi Donaldone sta riuscendo a spaccare la NATO, cosa che non c'è riuscita Putin. Io ve l'avevo detto nella scorsa premier sul caso di Nicolás Maduro, dell'intervento in Venezuela, che purtroppo Donald Trump sta legittimando l'invasione e la distruzione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin, e sta giustificando con il suo attuare una possibile invasione e distruzione da parte di Xi Jinping di Taiwan. Ora finché si trattava della Venezuela, di un dittatore cattivo, brutto, sporco e puzzone, come direbbe l'avvocato Catania Francesco, tutto bene, tutto buon, e chi se ne importa. Invece qua si tratta niente poco di meno che di territorio, di suolo europeo. Gli stessi politici che applaudivano l'intervento in Venezuela, se che non è stato fatto richiedendo permesso a Nazioni Unite, all'ONU, al Dipartimento di Sicurezza di Nazioni Unite, che addirittura ha violato le norme Donald Trump del Senato, che doveva chiedere autorizzazione nel Senato degli Stati Uniti. Insomma, ha travalicato qualsiasi istanza internazionale, nazionale. Però si trattava della Venezuela di Maduro, allora tutti hanno chiuso, se non uno, tre occhi. Adesso invece che vuole toccare territorio della Danimarca, subito scattano campanelle d'allarme in Danimarca, in Groenlandia e nei paesi europei. Naturalmente Donald Trump riceverà subito l'appoggio di Xi Jinping, già lo ha ricevuto da parte di Netanyahu e lo riceverà da parte di Putin, che sono tre dei paesi che più interventi all'estero hanno fatto e ne faranno. E quindi voglio dire, Donald Trump si spinge verso territori che sono ambigui. Voi che ne pensate? Che traiettoria politica sta seguendo Donald Trump? Che si sono detti in Alaska Donald Trump e Putin? Perché più in là delle parole e della retorica, Putin non ha fatto nulla per aiutare il suo amico Nicolás Maduro, per aiutare il suo amico e camerata, anzi compagno, Tavares. A tratti mi filma in bianco e nero, sembra questa camera, c'ho pure la camera vecchia. A tratti mi vedo in bianco e nero, sarà perché devo mettere gli occhiali? Si vede che c'è una illuminazione cattiva, però non so che accordi ha preso con Xi Jinping e con Vladimir Putin. Forse loro non intervengono, non soltanto in Venezuela, ma anche in Groenlandia. Ecco, adesso mi sembra che sto in bianco e nero, io la cortina no. Ma voi che ne pensate? Scrivetelo qua sotto nei commenti, nella chat, se state vedendo la premiera adesso, o se no nei commenti quando sarà video. E mi raccomando, le donazioni.
Se un domani Donald Trump o qualsiasi altro politico degli Stati Uniti o addirittura della Spagna o della Francia decidessero che è un luogo geostrategicamente importante, geopoliticamente importante, la Sicilia e o la Sardegna, perché già a suo tempo la Corsica, che era italiana, è passata alla Francia. Se la Francia decidesse che la Corsica che no, che la Sardegna, se la Francia decidesse che la Sardegna è di vitale importanza geopoliticamente parlando nel Mediterraneo per proteggersi da minacce medio orientali, e la Spagna decidesse che la Sicilia è importante per avere una posizione geopoliticamente importante, strategicamente importante da minacce medio orientali, e decidessero di comprarci la Sicilia e la Sardegna o di prenderle con la forza, con le armi, non sarebbe lo stesso precedente che potrebbe instaurare Donald Trump, un successore anche democratico di Donald Trump. Potrebbero dire: la lotta contro i bippisti medio orientali è possibile soltanto se prendiamo un luogo geostrategicamente importante come la Sicilia. Quindi, italiani, o ci vendete la Sicilia al prezzo che diciamo noi e vi spostate i cittadini che vivono in Sicilia, in Sardegna e nel continente, nella penisola, oppure ce la prendiamo con la forza e magari fanno come in Venezuela o in Panama, uno sbarco armato. Voi che ne pensate? Sarebbe giusto? No. Allora perché è giusto che si prendano con le buone o con le cattive la Groenlandia? È un precedente, che magari ha già stabilito Putin nell'epoca moderna, prendendosi con con le buone o con le cattive, a dire la verità con le cattive, il Donbass, la penisola della Crimea già nel 14, con delle false elezioni, votavano in urne trasparenti con una scheda che non si poteva piegare allo stile tedesco e con degli ispettori politici militari che andavano lì a guardare quello che la gente votava. Vogliamo fare così anche in Sicilia e in Sardegna? Guardate che se Donaldone fa lo stesso di Putin e poi alla fine anche un suo successore non necessariamente repubblicano potrà fare a così, se ci riescono in Groenlandia. La Francia potrà dire, o la Spagna o la Germania o la propria Russia o gli Stati Uniti o il Paraguay, ci serve la Sicilia. Potrà dire anche la Turchia, che sta lottando contro i bippisti di tutto il mondo, gli integralisti bippisti, che è un governo, è un paese laico, la Turchia, va bene, non ha leggi religiose. Che dire allora? È pericoloso quello che sta facendo Donaldone in Groenlandia, perché finché l'ha fatto in Venezuela c'è un dittatore cattivo, 7 milioni di, non 6 milioni, non 6 milioni di esiliati, almeno sono esiliati, perché in Germania non erano esiliati, non 7 milioni di esiliati, quasi 8 come in Venezuela, erano 6 milioni di altro. Ma vabbè, finché si tratta del Venezuela io sto andando di palo in frasca, sono molto pindarico. Non finché si tratta di 7 milioni di esiliati venezuelani, di un governo che fa bipicidi, che manda gente all'esilio, che tratta male i giornalisti, alle persone che perdono il lavoro,
perché hanno confiscato anche attività commerciali. I marxisti che dicono noi non ce la prendiamo con i piccoli proprietari ma soltanto con coloro che detengono gli strumenti di produzione, e non è vero, perché Hugo Chavez, il generalissimo e dittatore venezuelano, confiscava pure i negozi, le catene commerciali, confiscava tutto, pure i piccoli commerci, quindi la gente perdeva lavoro. Allora io dico, finché si tratta del Venezuela va bene, ci sono sta alla gente portavano una volta a settimana, una volta a 15 giorni, delle piccole borse di alimenti che, avendo fatto fallire la maggior parte dei locali, era la società petrolifera di Stato che ridistribuiva il mangiare e gli arrivava a mangiare scaduto coi vermi. Allora, finché si è trattato di intervenire in Venezuela, era un caso disperato, un caso umano, ci sta, va bene e si giustifica. Ma intervenire in Groenlandia, che poi non so quanti abitanti ha la Groenlandia, vediamo un po'. Groenlandia, organo di governo, la capitale è Nuuk, America del Nord, popolazione 56.836 nel 2024, il censo del 2024, lingua ufficiale groenlandese. Vanno per le risorse, non per altro, perché dicono che i groenlandesi sono circondati da navi russe e cinesi per forza, perché commerciano le terre rare con quei paesi, e lui è proprio si vuole impadronire per la tecnologia delle terre rare, se no non c'è ragione. Certo, hanno liberato il Venezuela da un dittatore, ma in realtà hanno catturato Nicolás Maduro e la sposa. Tutta la gerarchia, tutto il governo è rimasto al suo posto, e i venezuelani in tutto il mondo, anche in Italia, evviva evviva, è caduta la dittatura. Per il momento no, molti pensano ritornare, ma non è cambiato nulla. Forse hanno voluto mandare un messaggio al Venezuela: voi ci ridate il petrolio e la cosa finisce qua. Quindi alla fine che dittatura è caduta. Ma con la Groenlandia non vogliono che commercializzino le loro terre rare con cinesi, russi e indiani, e magari anche latinoamericani, perché perdono il primato commerciale oltre che industriale, che già l'hanno perso, trasferendo le industrie nordamericane in Cina. Gli hanno dato anche il know-how, il knowledge ai cinesi per costruire cose che prima costruivano in Nord America. Allora, voi che ne pensate di questo caso groenlandese? Ci sarà un'escalation o una negoziazione alla fine? Perché qua è serio, si rischia una frattura nella NATO, si rischia che scompaia la NATO, oppure che la NATO vada contro gli Stati Uniti, se ci sarà un conflitto armato in Groenlandia. Poi è facile attaccare un'isola molto grande, piena di ghiaccio, che peraltro bisognerà togliere il ghiaccio per approfittare al massimo delle risorse che c'ha. Ma è facile quando un'isola così grande c'ha appena 56.000, quasi 57.000 abitanti, ed sta vicino al circolo polare artico. La Groenlandia fa parte della NATO, tuttavia la Groenlandia rimane un membro del Consiglio d'Europa e della NATO. Quindi la Groenlandia è un paese semi indipendente, è un territorio della Danimarca con statuto speciale, fa parte della NATO e del Consiglio d'Europa. Quindi, se per caso decidessero per l'opzione militare Trump ed i suoi, e veramente aprirebbero un vaso di Pandora, perché aprirebbero un conflitto tra un paese della NATO, gli Stati Uniti, che non sono
la NATO, sono un paese membro della NATO ed un altro paese della NATO, quindi in teoria dovrebbe intervenire la NATO per proteggere un paese della NATO contro un altro paese integrante della NATO. È peggio che nel caso dell'Ucraina, che se l'Ucraina avesse fatto parte della NATO doveva intervenire la NATO contro la Russia, ma la Russia non fa parte della NATO. Gli Stati Uniti sì. Questa è la frattura seria che sta creando Donald Trump con le sue pretese e le sue minacce. Ma veramente io non credo che voglia fare sul serio, perché altrimenti sarebbe un caso grave, non dico patologico, perché anche non voglio esprimere tutto il mio giudizio in merito, perché so che altrimenti i supremi algoritmi di YouTube tenderanno a non monetizzare questa premier come minimo. Però voglio dire, supremi algoritmi, queste cose bisogna trattarle, sono serie, sono veramente voglio dire, gli Stati Uniti dovrebbero ridimensionare la cosa, forse per quello che Trump ha detto a Javier Milei, presidente argentino, che lui voleva convincere gli inglesi a restituire un arcipelago, quello che in Europa si chiama delle Falkland e in Argentina chiamano delle Malvinas, perché è un arcipelago che sta vicino a 5000 miglia nautiche dalle coste argentine, vicino al polo sur, e lontano più di 15.000 miglia nautiche dal Regno Unito. Proprio per quello, perché lui avrà detto: se io voglio prendere la Groenlandia che sta vicino agli Stati Uniti, allora devo fare in modo, per avere l'appoggio nelle Nazioni Unite dell'Argentina, che fa parte dei 23 paesi che stanno dentro Nazioni Unite, una cosa del genere, devo fare in modo che l'Argentina abbia le sue Malvinas indietro, cioè quelle che in Italia si chiamano Falkland, perché altrimenti se tu non aiuti non verrai aiutato. Quindi già questo progetto lo veniva coltivando da molti anni, però la Groenlandia fu una delle colonie della corona norvegese fino al 1814, quando passò sotto il controllo della Danimarca. Nel 1953 divenne parte del regno danese attraverso la formula dell'unione personale. Quindi la cosa più giusta per rispettare i nativi dell'isola è innanzitutto rendere la Groenlandia un paese indipendente e non proprietà di nessuno, né della corona norvegese né della corona della Danimarca, e poi loro che siano liberi, perché sono appena quasi 57.000 abitanti, prevalentemente nativi, e hanno un governo insulare, che siano liberi di associarsi con chi vogliono, Canada, Stati Uniti, perché ce li hanno vicino, ma come paesi soci, non come terreno, perché Trump non ha detto neanche diventeranno il 51esimo o il 52esimo stato. Poi è preoccupante, voi che ne pensate, che dice che il Canada, che fa parte del Commonwealth britannico, deve essere il 51esimo stato degli Stati Uniti. Commentate qui sotto che forse ci farò un video. È incredibile.
è incredibile le affermazioni che fa, ma non le fa solo. Lui rappresenta un settore politico che lo ha portato per la seconda volta alla presidenza, è un settore sociale che crede in lui. Poi dovrò fare anche un video, l'ho già fatto, cercate nel mio canale, delle relazioni tra Trump e Messico. Ho già fatto un video, cercate sul mio canale, adesso non mi ricordo, vediamo un po' se lo trovo, ve lo faccio vedere in miniatura. Però ecco, la connessione come l'altra volta è lenta, stralenta. Questo nel canale che ho fatto la premiere in spagnolo ieri, già c'è 30 visualizzazioni. Questa è la premiere che ho fatto nel mio canale in spagnolo, ho messo 3 titoli, 3 miniature. Che passa ora? Analisi della notizia sobre la cattura di Nicolás Maduro. Ma vabbè, passiamo, vediamo un po'. Ho fatto il video sulla cattura di Nicolás Maduro il 5 gennaio del 26 sul mio canale in italiano e c'ha 38 visualizzazioni. In pratica ho fatto più visualizzazioni in spagnolo nel mio canale in spagnolo. Ma adesso vediamo contenuti. No, perché mi fa vedere gli short video, e non so quanto tempo fa ho fatto, perché ho fatto molte live. Comunque Messico, facciamo prima cercare. Non so se voi potete cercare nel mio canale se c'è la lente di ingrandimento. Ah no, che strano, forse sarà in live. Avevo fatto una live di 2 ore e 4 e ho fatto 1800 visualizzazioni. Veramente durante la live 1000 e passa. Poi dopo, ecco qua, USA versus Messico, cresce la tensione tra gli Stati Uniti ed il suo vicino. Vedete come ne avevo parlato, ne dovrò ritornare a parlare, però non in una live in verticale, in un video. Naturalmente, se voi volete propormi degli argomenti in particolare, fate una donazione di 5, 10, 20 euro al mio canale comprando super grazie o partecipando adesso della chat con super chat o sticker e chiedendomi l'argomento. Questo lo dico a te, carissimo amico Gun Blood Scissor, che l'anno scorso già mi hai richiesto 4 argomenti donandomi sempre 10 euro, sei sempre generoso. Allora, qua avevo parlato del conflitto che ci poteva essere fra Stati Uniti e Messico, con il pretesto che la presidente è di sinistra. L'ho trasmessa questa live praticamente quasi un anno fa, il 22 gennaio 2025. Adesso stiamo a 8 gennaio e quindi manca poco a che compia un anno questa live. Poi ho trascurato l'argomento perché uscivano tantissime novità. Vediamo se così mette a fuoco. Ecco, mette a fuoco, vedete la bellissima copertina che ha fatto l'intelligenza artificiale. USA versus Messico, cresce la tensione con tra gli Stati Uniti ed il suo, vediamo, correggi, ed il suo vicino. Ci sarà un confronto.
mettiamo che si possa incorporare promozione a pagamento o brand nulla purtroppo. Capito? Io già lo avevo predetto, sentendo Trump lo avevo predetto, che lui diceva velatamente che sarebbe intervenuto in Messico prima di farlo in Venezuela, capito? Adesso lo vuole fare in Cuba, ma anche ha detto in Venezuela, lo ha fatto, e poi in Messico. Poi dice che con le buone o con le cattive Canada sarà il 51esimo stato dell'Unione Nordamericana, e ha detto che con le buone o con le cattive la Groenlandia non è che sarà il 52esimo stato, ma sarà terra degli Stati Uniti, neanche uno stato dell'Unione. Vi ricordo che nel passato, più con le buone che più con le cattive che con le buone, gli Stati Uniti si sono annessi tutti gli stati dell'Unione che hanno nome spagnolo. Texas si chiama così, perdono, perché gli spagnoli, quando sono andati a invadere lì, si sono trovati che le case dei nativi avevano le tegole. Infatti in spagnolo Texas significa tegole, avevano delle casette con tegole, al contrario degli altri indiani, come si chiamavano erroneamente i nativi, che erano nomadi e vivevano in tende. Poi il mito del Far West è un mito, perché ci narra come con come con le carovane avessero colonizzato il Far West, l'occidente lontano e selvaggio, spopolato, e che gli indiani erano soltanto un fastidio che bisognava eliminare. Ops, supremi algoritmi, che bisognava togliere di mezzo per andare a vivere quasi nella terra promessa, perché erano molto religiosi, che era il Far West, che aspettava i coloni laboriosi, come disse John Wayne, che gli indiani non meritavano quelle terre baciate dalla provvidenza e da Dio, ricche in risorse, perché non le sapevano sfruttare. Invece il colone statunitense sapeva come sfruttarle, invece no, c'erano già arrivati altri europei, tipo gli spagnoli, che California la battezzarono così gli spagnoli, ma anche portoghesi, francesi, olandesi, tutto il mondo era arrivato e se n'era anche andato, avevano fatto guerra tra di loro. Pensate bene, Nevada l'hanno chiamata così gli spagnoli per le nevicate che c'ha, California l'hanno chiamata gli spagnoli, Texas l'hanno chiamata così gli spagnoli, Arizona era una zona arida, l'hanno chiamata gli spagnoli così, Sonora l'hanno chiamata così gli spagnoli, Florida perché era un luogo ricco in vegetazione, eh, poi ci sono altre zone, poi tedeschi, olandesi, francesi, New Orleans i francesi, Louisiana i francesi, New York era, non so se degli olandesi, e ci sono pochi stati che sono stati fatti dai nordamericani o dagli inglesi, avevano più successo nel colonizzare gli spagnoli che non gli inglesi, è un dato di fatto. Guardate come si è espanso il continente, le conquiste degli spagnoli dal Messico in giù, tutto spagnolo, a parte naturalmente il Brasile dei portoghesi, ma il Brasile è così grande perché si sono messi a un certo punto d'accordo le colonie, le corone, perdon, le corone, quella spagnola
e quella portoghese si sono messe d'accordo perché i portoghesi avevano conquistato il Sud America a macchie di leopardo. Allora veniva un qualche cosa, stavano in continuo conflitto spagnoli e portoghesi, e a un certo punto hanno detto no, tracciamo dei limiti, tu avanzi inglobando questi territori, però in cambio ci dai questi altri territori a noi spagnoli, e così hanno messo dei limiti al Brasile. Per quello Brasile, i portoghesi hanno un enorme stato che poi è diventato indipendente, ma è stato sotto la corona portoghese per molto tempo. C'era anche un imperatore portoghese che è andato a vivere in Brasile, esattamente la storia non me la ricordo, però il Brasile è un enorme stato, che non ci sono tanti stati indipendenti di origine portoghese, proprio perché hanno fatto questo accordo con la corona spagnola. Noi cediamo del territorio se tu ci cedi del territorio che hai oltre le tue colonie. E allora hanno inglobato certo territorio spagnolo in Brasile e certo territorio spagnolo che stava dentro il Brasile, lo hanno inglobato al Brasile, e certo territorio dell'attuale Brasile che stava oltre il Brasile in territorio spagnolo lo hanno inglobato a Latino America. Non so se mi spiego. E quindi gli spagnoli hanno avuto più successo, le città che funzionavano meglio da più tempo erano spagnole, non inglesi. In New York hanno avuto problemi anche gli olandesi, per quello l'hanno venduta agli inglesi di peste, di rogna, le cloache, eccetera. E infatti gli inglesi andavano dietro gli spagnoli assoldando i corsari, i famosi corsari, cioè erano dei pirati a pagamento, per derubare gli spagnoli dei dobloni, soprattutto d'argento. Molte volte riuscivano solo a affondare le navi. Infatti adesso i discendenti dei pirati e dei corsari inglesi, o al soldo degli inglesi, come Barba Nera eccetera, che poi si ribellavano contro gli inglesi e finivano impiccati dagli inglesi, e adesso raccolgono in acque internazionali le monete che avevano preso, sottratto soprattutto in Messico e nell'impero Inca, oltre che nell'impero Azteca, gli spagnoli, dobloni d'argento. Più che d'oro era argento che confluiva. Infatti hanno avuto una pazzesca inflazione in Spagna provocata dall'eccesso di argento, che poi hanno utilizzato per abbellire le chiese, perché al contrario degli olandesi che reinvestivano in attività produttiva e di istruzione, in Spagna serviva per nutrire la ricca aristocrazia e la chiesa, l'argento, l'oro rubato. Ma sono tutti argomenti che potrò trattare in un'altra premier se voi lo richiederete a pagamento. Mi raccomando, allora, adesso che la premier starà per finire, potete ancora donare in chat qua con una super chat o uno sticker qualcosa, però ormai sta per finire la premier, sono stanco, ho fatto 38 minuti e 45. Mi raccomando, appoggiatemi, i miei video sono liberi, gratuiti per tutti. Il piano minimo di abbonamento è di 99 centesimi di dollaro, ma voi attivando il bottone di più o more potete incontrare un'asticella graduata che potete arrivare fino a 200 € o superarli nel caso di estrema generosità. Mettetevi una mano nel cuore che troverete anche la via al portafoglio. Mi devo cambiare dispositivo, e anche questa filmatrice sta arrivando, a camera filmatrice sta arrivando alla fine dei suoi giorni. Guardate gli sbalzi di luce che ha. Per questo è tutto. Ditemi ancora una volta qua, ormai la chat non si troverà più perché 39 minuti e 35 secondi, voglio finire 40 minuti. Ditemi qua, che abbiamo divagato molto, che ne pensate dell'intervento possibile di Donald Trump in Groenlandia. Sarà con le buone,
sarà con le cattive. Forse che i groenlandesi diventano indipendenti dalla Danimarca con un accordo politico tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, e poi diventano o uno stato dell'Unione nordamericana o un alleato esterno all'Unione. Queste due soluzioni potrebbero essere buone, innanzitutto perché i groenlandesi devono avere finalmente la tanto agoniata indipendenza, e poi da cittadini indipendenti, da stato sovrano, potranno pure scegliere di essere alleati degli Stati Uniti e di stabilire come, quando e perché cedergli le materie prime, come fa qualsiasi stato nel mondo. Quella sarebbe la soluzione ideale. Ditemi la vostra, scrivetela qua. Grazie di aver seguito questa live, perdon, questa premiere. Adesso vi lascio perché non voglio essere ridondante. Marco Ondironda, un saluto dal vostro Santen Chan. Spero di essere sempre presente con più premiere e meno shorts. Ditemi quale argomento vi piace di più. Donate, 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 che fa bene a chi riceve, cioè a me, ma farà ancora più bene a voi. Naturalmente non c'è un limite massimo per le donazioni, ma c'è un limite minimo, 99 centesimi di dollaro. E condividete. Se non mi potete donare nulla, condividete questo video, dategli like se vi è piaciuto, commentatelo e condividetelo. Se mi state guardando dallo smart tv, che magari non avete un account di YouTube, condividete il link attraverso WhatsApp, attraverso Telegram, attraverso l'applicazione Google Hangout, attraverso Meet, attraverso programmi di, ci sono anche versioni di Microsoft tipo WhatsApp, in modo che chi guarda il video lo condivida a sua volta, così mi aiutate almeno a aumentare le visualizzazioni di questa premiere, o durante la premiere ormai finita, è inutile, o quando sarà un video. Guarda, diventa ogni tanto la mia immagine in bianco e nero, la cortina no, cortina da un pezzo, da un pezzo che si è estinta, però non si è estinta. Ormai sto alla frutta, ho dormito poco ieri notte, ci ho avuto dei problemi, vabbè, i cagnolini hanno graffiato la macchina, occorre denaro per ripararla, si è rotto il televisore della cucina, devo comprarmi il cellulare nuovo, aiutatemi vi prego, se no mi arrabbio. 43 minuti taglio perché sto al delirio più puro, ormai il bello della premiere è già passato, modestamente. Sto diventando brutto in camera. Ciao, prima di diventare un orrore chiudo. Allora mi raccomando, poi cercherò di partecipare alla chat, vediamo, la faccio partire al più presto. Tempo di caricarla, tanto non edito più i video, filmo così in 4K e poi li carico, filmo in 4K per vedere se mi seguono dallo smart tv. Ciao, che non ho più spazio in camera. Dal vostro Santen Chan un saluto.